Vi do il benvenuto a un nuovo video, questo è The Chilling Goblin, uno spazio di videogiochi, cosiness e tanto altro. Io sono Giorgia, adesso vi vado a presentare i 10 giochi appunto che hanno attirato la mia attenzione e soprattutto che devono ancora uscire in questo 2024. La maggior parte di questi giochi non ha un'indicazione precisa per quel che riguarda la data di uscita, infatti si va a indicare più che altro il quarter, cioè il periodo di 4 mesi per 3 volte durante l'anno in cui potenzialmente potrebbe uscire, ma è tutto soggetto a cambiamenti, quindi non dubito anche che qualcosa previsto sul fine dell'anno possa slittare al 2025, speriamo di no. Iniziamo con il primissimo titolo che in realtà è proprio TBD, non è indicata una data. Sto parlando di un gioco che sicuramente attirerà l'attenzione di chi come me ha adorato Coffee Talk, sto parlando di Tavern Talk, perfetto per gli amanti di giochi narrativi in cui poter creare delle bevande esattamente come in Coffee Talk, però in questo caso con una forte ispirazione a D&D. E la cosa che io trovo entusiasmante di questo gioco, oltre a ovviamente poter scoprire la storia di tantissimi personaggi e anche affrontare tematiche molto spinose, è il fatto che l'elemento di D&D è preminente. Ogni avventore della locanda porterà con sé delle storie e soprattutto delle quest da portare a termine che noi potremo influenzare con la creazione delle bevande. Esattamente come in Coffee Talk, qui possiamo andare a creare diversi tipi di intrugli che però ovviamente hanno un sentore molto più magico, che vanno proprio a influire sulle caratteristiche alla base di una scheda del personaggio, quindi destrezza, forza, costituzione. Non so ancora bene in che modo perché non ho giocato la demo, non mi piace giocare le demo, preferisco nel momento in cui un titolo mi attira mettermi di fronte al gioco fatto e finito. Bisogna però dire che questo elemento in cui possiamo proprio avere a che fare con la storia dei personaggi senza fruirla passivamente lo trovo davvero entusiasmante, oltre al fatto che sembra esserci una trama verticale oscura che cela dei segreti e che ci permetterà di scoprire molto meglio il mondo che ci circonda. Oltre a ciò, nel momento in cui andremo a interagire con i personaggi e con le loro relative quest, potranno anche viziarci, portare a casa dei ninnoli, delle decorazioni con cui abbellire la nostra locanda. Io sono già entusiasta. Un altro gioco che trovo delizioso e che mi ha ispirata sin da subito per quanto riguarda i colori pastellosi e questa calma che emerge proprio dal trailer è Ete. Si tratta di un gioco molto rilassante all'interno del quale interpretiamo un pittore e una pittrice che ha ovviamente l'obiettivo di farsi ispirare all'interno del proprio quartiere in una estate molto calda e anche di farsi conoscere, di vendere la propria arte alle persone che lo circondano. Visivamente lo trovo davvero stupendo, proprio dipinto, il che direi è perfetto per lo scopo del gioco stesso, e anche il fatto di poter vendere la propria arte, anche di abbellire il proprio studio, mi entusiasma molto. Come si evince dal titolo stesso del gioco, fortemente francese, l'estate che ci troveremo a vivere nei panni di un pittore sarà a Montréal, quindi avremo anche quel tipo di atmosfera e soprattutto trovo entusiasmante la modalità in cui poi si potrà creare la propria arte. Spero non sia troppo meccanica né tantomeno troppo complessa, tuttavia nel corso delle passeggiate all'interno del vicinato potremo raccogliere degli stampo, cioè ogni cosa che vedremo sarà raccolta all'interno del nostro album, come ad esempio un uccello, una pianta o un cane che passeggia, e tutte queste forme e colori potranno essere mescolate insieme all'interno di un vero e proprio dipinto. Sono molto curiosa di come funzionerà questo metodo di pittura e soprattutto i modi in cui possiamo interagire con i vicini e con la nostra arte per farne qualcosa di più, certo per giocare senza stress, ma anche insomma per dare spazio e sfogo all'arte del pittore che andiamo a interpretare. Purtroppo neanche per il prossimo titolo che vi vado a raccontare c'è una data di uscita, ma questo veramente ragazzi è una chicca, soprattutto per chi come me ha giocato a Gris. Si tratta dello stesso team di sviluppo e il titolo in questione è Neva. All'interno di Neva andremo a vivere una storia commovente di una giovane donna e di un lupo, il suo compagno di vita, a seguito di un incontro con delle forze oscure. Come era successo in Gris, all'interno del quale partivamo da un mondo totalmente grigio che man mano nel corso dell'elaborazione di un lutto andava a riacquistare i suoi colori, in questo caso invece ci troveremo a compiere un viaggio in un mondo che precipita verso il collasso, quindi abbiamo esattamente la stessa idea ma sviluppata al contrario. La parte più bella di questo gioco è proprio il fatto di avere un compagno all'interno di questo viaggio che partirà con l'essere un cucciolo di lupo molto testardo che fa di testa sua per poi diventare invece una creatura
adulta e molto più matura, e soprattutto l'obiettivo di questo viaggio è imparare a collaborare l'uno con l'altra, quindi mi domando come Alba, la nostra protagonista, riuscirà a interagire con questo lupo all'interno della narrazione e della storia, che, per chi non avesse giocato Gris, è un platform in 2 dimensioni con elementi di rompicapo che però non sono né eccessivamente complicati né tantomeno richiedono grande tempo per dedicarsi al gioco. Perciò anche Gris era stata un'esperienza di qualche ora, 5-6 all'incirca. Mi immagino che sarà lo stesso anche per Neva, soprattutto con l'idea di vivere un'esperienza grazie a una colonna sonora bellissima, colori che immergono completamente all'interno del gioco, e soprattutto nessuna fretta di arrivare allo stage successivo, proprio per la difficoltà esigua di questo titolo. Il gioco che vi sto per presentare invece è perfetto per i fan, come me di nuovo, di unpacking questa volta, quindi per tutte le persone che adorano sistemare oggetti, soprattutto se non sono quelli di casa propria. Diciamo che unpacking aiuta. Sto parlando di Momento, che a differenza di unpacking non è un vero e proprio puzzle game, perché nel titolo che molti di noi hanno già giocato, a meno che venisse selezionata proprio la modalità esplicita, i pezzi della casa andavano posizionati in determinati luoghi o comunque addirittura in determinate posizioni, cosa che io ho trovato spesso limitante, e soprattutto limitante rispetto al prezzo del gioco, che era un pochino alto per la durata che ha di pochissime ore. In questo caso invece anche dal trailer, dalle immagini di gioco, possiamo vedere come ogni elemento della propria stanza, partendo sin dall'infanzia, può essere posizionato nella maniera e soprattutto anche nell'inclinazione che più preferiamo, e questa libertà la trovo davvero fantastica perché ci permette di decidere tutto, e nel decidere tutto abbiamo anche un ruolo molto importante nel decidere quello che sarà il nostro futuro. Se all'interno di unpacking avevamo l'obiettivo di spostare oggetti da traslochi vari della nostra protagonista, in questo caso invece sceglieremo soprattutto che cosa tenere e che cosa buttare, e questo andrà a plasmare l'identità, la nostra identità, e soprattutto che cosa faremo da grandi. Quindi scegliendo di tenere alcuni libri piuttosto che altri, oppure posizionare degli oggetti in un determinato luogo, ci permetterà di sbloccare finali alternativi, il che secondo me è una figata. Io sono grande fan dei finali alternativi, e soprattutto c'è anche una modalità creativa un po' più allargata che consente proprio di customizzare alcuni elementi della casa, della stanza, gli oggetti insomma. E quando parlavo di giochi la cui uscita non è assolutamente confermata, parlavo soprattutto di Grave Seasons, che viene descritto come Stardew Valley incontra un murder mystery, quindi una storia in cui bisogna scoprire chi è l'assassino. Si tratta infatti di un live sim all'interno del quale viviamo la vita di un personaggio che deve proprio scoprire chi è l'assassino all'interno del villaggio, con delle dinamiche molto simili, come si diceva poc'anzi, a Stardew Valley, proprio perché nelle immagini di gioco si vedono degli strumenti sconsueti, soliti per i farming sim, quindi per permetterci di coltivare, annaffiare, eccetera eccetera, e al contempo dobbiamo relazionarci con gli abitanti del villaggio e scoprire chi ha commesso il fattaccio, oltre al fatto che poi penso moriranno altre persone nel corso del gioco, ma tant'è. E la cosa interessante che ho carpito anche guardando qualche video online è che a ogni run l'assassino non è mai lo stesso, e questa è una figata pazzesca. Oltre al fatto che c'è anche la possibilità di fare una romance con la brutta persona in questione, quindi le possibilità sono molteplici. L'unica cosa veramente che mi dispiace è di non avere proprio una benché minima idea se questo gioco possa uscire o meno nel 2024, proprio perché sono un po' stufa dei farming sim soliti. Lo dice una persona che sta giocando ripetutamente a Fae Farm, ma vabbè. Però volevo anche qualcosa che prendesse quel tipo di grafica molto pixel art e poi la riportasse anche a qualcosa di diverso a livello di trama e di obiettivi finali, perché sì, divertente, rilassante coltivare, ma io voglio anche fare cose un po' più entusiasmanti. Questo gioco da avida lettrice non può che essere perfetto per me. Sto parlando di Tiny Bookshop, che, come si evince dal nome, è un gestionale in cui dobbiamo amministrare una piccola libreria su 4 ruote, che quindi si sposta, all'interno della quale vendere libri usati, in una cittadina che si chiama Bookstamery by the Sea. Adoro questo nome, è adorabile, e che soprattutto ha
ha un ruolo all'interno di questo gestionale con una spiccata verve narrativa. Infatti le scelte che facciamo a livello di gestione proprio dei titoli che mettiamo a disposizione dei nostri avventori, o comunque anche il modo in cui arrediamo la libreria, hanno delle conseguenze, e anche il luogo dove decidiamo di posizionare la bancarella. Insomma, tutto ha delle conseguenze sia sulla città che sulle relazioni che poi possiamo instaurare con gli abitanti di quest'ultima. Io adoro i giochi gestionali, ma soprattutto che abbiano qualcosa da raccontare a livello di trama, e sinceramente quasi tutte le persone che come me leggono tanto hanno sognato almeno una volta nella vita di avere una propria libreria, e quindi poter avere finalmente un gioco con una grafica così minimal ma deliziosa per poterlo fare è davvero commovente. E di nuovo in questo video sarò ripetitiva, ma per i fan di Untitled Goose Game c'è il titolo perfetto. Sto parlando di Little Kitty Big City, in cui impersoneremo un delizioso gattino tutto nero che ha smarrito la strada di casa e che forse vuole ritrovarla. Si tratta di un gioco che viene descritto come open world, colmo di sorprese e di esplorazione, proprio perché abbiamo la possibilità di visitare ogni angolo della città, stringere amicizia con gli animali che incontriamo per strada, anche personalizzare il cappello che andrà ad indossare il nostro gattino. Adoro la grafica perché è davvero molto simile a quella di Untitled Goose Game, molto semplice ma secondo me efficace per questo tipo di gioco. Soprattutto avremo la possibilità di generare il caos, come è stato per la nostra oca di fiducia, quindi io sono davvero fiduciosa e non vedo l'ora di impersonare un altro animaletto carinissimo. Finalmente posso darvi una data o quantomeno un periodo di massima. Stiamo parlando del Q2 di questo 2024 per Reka, un gioco all'interno del quale andremo a impersonare l'apprendista della famosa maga Baba Yaga. Per chi non lo sapesse, Baba Yaga è una figura mitologica del folklore slavo, una strega, e bisogna dire che quel tipo di immaginario lo ritroviamo all'interno delle immagini di questo gioco, che a differenza di quelli che vi ho mostrato fino ad ora è molto più cupo, molto più dark fantasy come mood, ma che al contempo ci permette di eseguire delle task che sono proprio così. Infatti Reka è un gioco basato sull'esplorazione che permette di costruire e craftare tanti oggetti, soprattutto andando a personalizzare quella che è la nostra casetta, cottage, a forma di pollo, gallina. Sì, si muove, cammina. E proprio tramite l'obiettivo dell'esplorazione avremo modo di avventurarci all'interno di questi paesaggi davvero belli, molto cupi, per risolvere delle missioni, trovare gli ingredienti, quindi andare a farmare un po' e soprattutto scoprire i segreti di Baba Yaga. Un'altra cosa che adoro è che in quanto strega potremo creare il nostro personaggio a 360 gradi tramite un editor del PC, quindi wow, e questo ci permetterà di scoprire la strega dentro di noi, di personalizzare il nostro cottage, di creare pozioni, scegliere se tenere gli animali che incontriamo e soprattutto se accettare o meno le missioni che ci troviamo di fronte nel momento in cui incontriamo persone nei villaggi. Che figata, secondo me questo gioco ha un'estetica spaziale e prende spunto anche da una figura leggendaria molto interessante. Dai creatori di Coffee Talk, mio grande amore, e What Comes After, abbiamo un altro titolo in uscita nel Q3 del 2024, ovvero After Love EP. Con questa grafica molto minimal a livello di disegni che ricordano lo stile nipponico, abbiamo un'avventura slice of life che è ambientata a Giacarta, e all'interno di questa storia andremo a esplorare tematiche molto importanti e soprattutto di ampio respiro, come l'amore, la perdita e il cercare la propria strada, soprattutto dopo che accade qualcosa di brutto. Infatti seguiamo le vicende di Rama, un giovane musicista che sta vivendo un momento difficile dopo aver perso la sua fidanzata, Sinta. Ovviamente se siete sensibili a temi come perdita e depressione, fate attenzione, perché il protagonista Rama da ormai un anno sta facendo proprio fatica a vivere, soprattutto fa fatica di nuovo a trovare lo spazio per la sua musica. La musica che è sempre stata fondamentale all'interno della sua vita, dato che la band in cui suona è proprio composta dai suoi amici. E come se non bastasse, da un po' di tempo a questa parte sente anche la voce della sua fidanzata e non riesce a capacitarsi del perché. Ovviamente questo ci porterà attraverso un viaggio
di crescita e di elaborazione del lutto, in un gioco che, come vi dicevo prima, è narrativo ma è anche un rhythm game, quindi avremo anche tutte le parti musicali. Insomma, come al solito per i fan di Guitar Hero o di Love Live, avremo 28 giorni e 28 notti per guidare Rama attraverso le scelte per portarlo sul percorso definitivo che si troverà ad intraprendere. Potremo esplorare la città, scegliere quali relazioni andare a instaurare o comunque a migliorare per permettere a Rama, in questa moderna Indonesia, che figata, di trovare una strada per il proprio futuro. C'è anche un po' di dating sim, quindi io sono sempre contenta. L'ultimo gioco di questo video è un po' più particolare, più divertente, e sto parlando di God for a Day, che, come si può capire proprio dal nome stesso, ci permetterà di interpretare Gesù, il figlio di Dio, e nei suoi panni avremo la possibilità di compiere delle scelte molto importanti per gli abitanti di Hopewood City. A differenza degli altri giochi che vi ho presentato, non è così elevato a livello narrativo o di gameplay, si tratta semplicemente di andare a scegliere se condannare oppure graziare le persone in base ovviamente a quella che è la loro vita. Quindi qui entra in gioco la parte narrativa, perché avremo la possibilità di esplorare anche i loro appartamenti e capire se in vita sono state o meno delle brave persone. In base alle scelte che prenderemo, ovviamente ci saranno delle ripercussioni su quello che è il percepito di noi come divinità, e in base alle scelte abbiamo anche dei finali alternativi, quindi occhio a quello che facciamo, nonostante si tratti di un gioco molto cacciarone e anche, suppongo, con tanto dark humor. Quindi chiudiamo con questa nota più divertita. Io spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere quali sono i giochi che aspettate di più in questo 2024, magari non i AAA ma anche quelli un po' più indie come quelli che vi ho presentato. Ci vedremo presto anche con quelli che sono i 10 giochi così più attesi del 2024, quindi non la mia lista personale ma quella che rispecchia i gusti della community. Tanto i giochi di questo tenore sono veramente tantissimi e non mancheranno mai. Vi ringrazio per aver dedicato del tempo a questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!